Ciao a tutti! Oh, guardate che effetto! Ganzo, guardate la luminosità come si abbassa man mano che tolgo la mano. Va bene, ciao a tutti amici, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Sono in procinto di fare due pescate test a cavallo di due tramonti, dove metterò alla prova della nuova attrezzatura che mi è arrivata, e si tratta esattamente di questi gioiellini qua, Fioretto X 40 grammi e Ballistic Air 4000 LT. Questa è ufficialmente la mia nuova combo da serra e barracuda. Essendo nuova, comunque ho deciso di metterla alla prova con un tramonto a serra e un tramonto a barracuda. Come vedete, questo è il turno del tramonto a serra, infatti l'acqua è un po' sporca, sono in foce. Nei giorni scorsi c'è stata una grossa mareggiata che ha intorbidito un po' l'acqua, spero non abbia sporcato anche con detriti in sospensione che mi complicheranno tanto l'azione di pesca. Comunque sia, adesso la mareggiata è passata, c'è una scaduta molto avanzata, direi il mare praticamente quasi calmo, c'è giusto un po' di reflusso di onda finale, però dovrei riuscire a pescare. Prima di dar via a queste pescate voglio parlarvi un minuto di questa versione del Ballistic, che è un innovativo mulinello Daiwa leggerissimo e molto fluido, grazie alla tecnologia Air Drive Design. Aeratore in Zion V che ne riduce il peso e migliora la sensibilità. Non fatevi ingannare dalla leggerezza però, perché è anche solido e durevole grazie al corpo monoscocca in Zion, il composito di Daiwa più avanzato che, essendo a base di carbonio, è super leggero e anche super rigido. Lo trovate nelle taglie dalla 2000 alla 5000 e sono tutti protetti dalla famosa tecnologia Daiwa MagSealed. Grazie alla frizione ATD di tipo L ha un rilascio progressivo e dolce della lenza, che è una caratteristica che lo rende adatto anche all'utilizzo di lenze sottili. Per quel che mi riguarda, ho scelto la taglia 4000, c'è un bobinato del PE 1.5 da utilizzare per lo spinning medio, principalmente indirizzato a serra e barracuda, ma per poterci spaziare e fare anche qualche pescata più leggera alle spigole. In pratica è una taglia un po' tuttofare con cui coprirò moltissime situazioni dello spinning mediterraneo. Plano molto varia, direi quasi ce n'è veramente di tutti i gusti. Io, tanto per gradire, inizierei spopperando. Nel frattempo c'è un insetto, aia, mi sta mangiando il collo, aia. Ok, vai. Questo mare lungo respira che è una meraviglia, respiro lento, regolare, smuove ma non dà fastidio al pescatore, spettacolare. Si parte? Si parte. Primissimo lancio, un po' moscio, ma comunque di riscaldamento, dai. C'è un po' di sporco in sospensione, Questo potrebbe essere un problema per pescare sotto la superficie. Ho abbastanza top water, quindi me la gestirò a galla. Per il resto tutto sembra ottimo. Eccolo, subito. Mazza, è un'acciughina questa. Sono al terzo lancio ed è arrivato subito il primo e si è rotto. E vabbè, ma questo... no, non posso tenere una roba del genere. Ho anche sverginato la Fioretto X con questa caccola, però, vabbè, questo è quello che è arrivato. Ovviamente i pesci che non ti interessano hanno sempre delle allamate devastanti, proprio inslamabile. Farei anche un cambio, visto che oggi ho la magliettina Jackfin dedicata allo stilo, metto proprio lo stilo. Per pesce la prima cattura è la Fioretto e del Ballistic, quindi insomma diciamo si parte con umiltà, un passo alla volta e si migliora. Ho un po' di difficoltà a fare il mio solito recupero a tremarella perché le alghe si accumulano subito nell'ancoretta di coda. Maledizione. Voglio spostarmi un pochino, valutare un po' la situazione anche in altre zone, visto che in giro è pieno di rigiri di corrente, gorghi e correntine, correntone, quindi proviamo un po' qua e là. In realtà oggi sembra interessante un po' ovunque. Forse quello che dovrei cercare è una zona più pulita, che le alghe sono abbastanza dominanti. Eccole qua. Un signor granchio blu, attenzione, attenzione, proviamo, tosta così, perché è nel suo ambiente.
lo abbiamo schiacciato e lo abbiamo fregato. Ha una chela sola, quindi è anche facile da gestire. Vale come scappotto? Non lo so, però è un ottimo pasto, quindi lo porterò a casa con me. Facciamo il test potenza. Attenzione, la sta rompendo. Beh, ne hanno di forza, sì. Sì, guardate qua come l'ha spaccata. Basta, basta, molla, molla. Molla che andiamo nel sacco. Oh, bello questo attacco. Cavolo, gli ho lanciato in testa, ci è andato subito. Cavolo, dai, almeno ci sono a giro. E questo è super positivo anche perché sono qua da 10 minuti. Oh, attacco bello. Devo dire che questo mi sembrava più massiccio. L'ha padellato in pieno, però questo mi sembrava molto massiccio. Bel pesce. Cioè, dalla prima cattura sono sempre andato a salire come taglia, però peccato che non concretizzo. Eccolo! Questo è più carino, eh? Mazza, è saltato completamente fuori dall'acqua. Ok, vai dalla parte giusta, girato dalla parte sbagliata. Venire qua, ragazzo. Sembra allamato bene. Ok, sì, allamato bene. Vedete come si rompono gli stilo? Oh, eccoci qua, dai, questo è un pesce, vabbè, non dico degno, però comunque è un pesce più sostanzioso per sverginare la canna. Stilo Fioretto X Ballistic Air e si è rotto. E siamo sul chilo e 2, chilo e 3. Però come prima cattura della giornata va bene, prima cattura decente, via. Cambio, c'ho un po' di prove col pencil. Yo. Eccolo, l'ho visto cacciare, lanciato sopra subito. È un po' sullo stile del primo, anzi quasi quasi lo lascerei un attimino fare qua sotto. Eccolo qua, vai, andato. Bravo ragazzo, mi piace quando collaborano così. Con il pencil 185, colpito in cacciata, proprio cecchinato, veramente. Avevo visto una cacciata, gli ho lanciato proprio dentro, subito, un secondo ed ha dato. Questa è un'esca molto valida perché si lancia veramente da Dio. Vola che è una meraviglia. Fermi tutti che oggi ci sono dei rigiri di corrente talmente assurdi che passo dall'essere circondato dalle alghe all'essere veramente a pescare nel pulito. Adesso sembra uno di quei momenti puliti, quindi facciamo qualche lancio con lo stilo jointed che va sotto. Tra l'altro oggi ci ho anche messo le ancorette proprio belle nuove scintillanti, che quelle vecchie erano un po' ormai andate da sostituire. Cambiate, questa è una domanda che mi viene fatta spessissimo: che ancorette monta il jointed? Io l'ho cambiate, quelle di pancia con le DT58S della Vanfook del 4, mentre quella di coda c'è sempre quella originale che è del 2, quindi in pancia e in testa ancorette del 4, in coda quella del 2. Eccolo, altro serrottino, no, forse un pochino più grosso, no, un po' meglio dai. Canna bassa, attenzione, attenzione, non l'ho visto allamato bene. Come la sensazione che è molto slamoso questo pesce. Lo sapevo.
colpa mia, ma vabbè, non era poi neanche... Potrei andarlo a riprendere con le mani, se sei infilato lì dentro vado. No, sempre lì. Colpa mia, ho sbagliato sul finale, ma devo ammettere che non ero molto interessato alla cattura. Ah, eccolo, ha dato 2 volte. Bella roba. Bellissimo. Vabbè, sono piccolini, ma è divertentissimo. Olè. Mentre recuperavo ho cambiato idea, uno di questi piccolini voglio tenerlo, lo regalo ai gatti. Ok, basta con il jointed che sta funzionando alla grande, per carità, però voglio vedere se riesco a fare un po' di selezione su questi serrotti che stanno dominando lo spot in questo momento. Dai, ricominciamo a popper, vediamo che succede. Subito attacco immediato. Sono sempre loro però, sono sempre i soliti serrotti, non c'è modo di far selezione. Sono quasi infestanti direi stasera. Eccolo, sotto i piedi. Vieni qua ragazzino. Si è cucito letteralmente. Beccatevi questo serrotto rovesciato. Vediamo se riesce a ripartire. Sì, è andato. Dai, ce la fai, su, ora arriva l'onda. Vai, è andato. Eccolo, sono impazziti. No, le ferrate con questa canna sono ignorantissime. Sti fuori serrotti non hanno scampo. Gli do 10 secondi se si slama bene, se no gatti. Basta, gatti. Amici, direi che la pescata può terminare qua, anche perché con il tramonto i pesci si sono un po' ammosciati, non sto ricevendo più attacchi, quindi decido di chiuderla qui. La serata è stata divertentissima, tantissime catture, attacchi, slamate, insomma c'è bene o male sempre stata azione. Prede non impegnative, ma qua si piglia quel che viene, come sempre d'altronde, però comunque è stato molto utile come test per sentire qualche pesce in canna con la nuova attrezzatura. Pescare con la Fioretto X è un vero piacere, anche il mulinello, il Ballistic Air ha fatto il suo lavoro. Come vi ho detto però questa sarà una pescata doppia tra Serra e Barracuda, quindi la prima parte a Serra è andata. Adesso ci catapultiamo in scogliera alla ricerca di Barracuda. Vamos! Rieccoci qua in scogliera, pronti per la missione Barracuda. La combo è sempre la stessa ovviamente, se no il video non avrebbe senso. Ho cambiato la maglietta, l'ho messa una più consona al target di stasera e niente, iniziamo. Il tramonto sarà della tipica serata estiva con vento termico che alla fine non smuove il mare ma dà soltanto fastidio per pescare. Per il resto l'acqua è cristallina, non resta da far altro che mettersi a lanciare. Eccoci, allora la plano bene o male è come quella di ieri sera, con l'aggiunta soltanto di qualche gomma e qualche gighettino. Mi sono portato giù con lo wide da 30 grammi, magari ci faccio qualche lancio prima del tramonto perché non si sa mai. Per il resto gli artificiali su cui punterò di più per il tramonto saranno il jointed ovviamente, il Finder Jerk 150 e basta. Voglio pescare più che altro con loro. Parto con una gommetta. Questo ventaccio ha alzato più onde del previsto, spero di non beccarmi qualche schizzo. Via al primo lancio.
Non voglio insistere molto pescando così, anche perché il sole è abbastanza vicino all'orizzonte, tra poco inizierà il momento barracuda. Voglio fare, guarda, giusto 10 minuti, adesso cambio anche e dalla gomma passo al jig e poi mi metto con esche classiche da barra. Basta, ho sgommato abbastanza, mi è già venuto il palletico, adesso jiggo un pochino, almeno la tecnica è un pochino più dinamica, più veloce. Eccolo là, il sole che ci saluta e dà ufficialmente il via a questa missione barracuda. Sempre uno spettacolo. Allora, voglio fare qualche lancio con il jointed finché c'è luce, solo per vedere se con questo vento riesco a pescare bene. Mi piacerebbe riuscire a stare così vicino all'acqua, ma non so se le onde me lo permetteranno. Comunque ci proviamo. L'artificiale, nonostante il vento e un pochino di onda, sta sotto la superficie abbastanza, quindi sono in pesca. Non che ci sia una gran visibilità con queste onde, ma per ora non ho visto nessun barracuda inseguire. Non è proprio un segnale negativo, ma neanche positivo. Confido nella parte buia del tramonto che attivi qualche barra. Nel frattempo il vento termico sta facendo il suo percorso, come il sole è sparito dietro l'orizzonte ha iniziato a calmarsi e adesso pesco molto meglio. Cambio artificiale con un palettato, andiamo con il Finder 150. Col 150 si sta in pesca molto meglio, anche se non sembra, c'è tanta corrente e questa onda lunga un po' disturba l'azione di pesca. Niente segni di vita sul jerk, tornerò al jointed, vediamo un po' se smuove qualcosa, più che altro se si attiva qualcosa. Eccolo! Si è slamato, peccato. Era anche un bel pesce, madonna, mi ha tirato una mazzata di quelle toste. Peccato, che botta. Ah, stavo per sbloccare la situazione e invece no. Non è mai facile. Dai che si sono attivati, è il momento buono per svoltare la serata, eh? Sento che o lo faccio nel prossimo quarto d'ora o non lo faccio più. Tipico risveglio dei barracuda a fine tramonto. Dai ragazzi, non fate i complicati per una volta. Cercate di essere collaborativi. Eccolo! E dai. Sotto i piedi, piccolino. Dai, vediamo se sblocco la serata. Sì. Andiamo. Ah, mica tanto piccolo. Pesciotto carino, buona taglia, sono contento. Sono sicuro che quello di prima era molto più grosso perché ho sentito una bella botta e una bella resistenza dopo la ferrata. Questo mi ha dato ben 3 volte, sentivo delle schicchiere sull'artificiale per 2 volte di fila, solo che non concretizzava nulla, e poi sotto i piedi è arrivato l'attacco deciso e ci è rimasto all'amato. Missione compiuta, canna battezzata anche con muco e squame. Il barracuda dai, non è niente male. Sembrava più piccolino, invece è una taglia decente. Ultimo lancio, dai. Poteva andare meglio, ma alla fine la missione è stata completata con successo, quindi va benissimo così. Basta, fine, si chiudono questi 2 tramonti. Bene amici, il video finisce qua, la nuova combo è stata battezzata per una volta
al primo tentativo sia con i Serra che con i Barracuda. Ogni tanto le cose vanno secondo i piani, ma è meglio che non lo dica troppo forte, se no non succederà più. In descrizione, come al solito, trovate tutta l'attrezzatura utilizzata con i vari link utili. Io vi saluto, io riprendo la via di casa, che adesso è tutta avvolta nell'oscurità. So che nel sentiero mi aspetteranno lupi e cinghiali, ma ce la faremo a rientrare. Vi do appuntamento al prossimo video, ciao a tutti!